Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con chi ama seguire il mondo dello spettacolo. Grazie di cuore. Nelle ultime ore un avvenimento ha scosso il panorama dell'intrattenimento. Il giovane attore Erkan Merik sta attraversando un periodo durissimo. Secondo informazioni raccolte dal suo entourage, la sua compagna, Azal Suba, è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di un grave problema di salute. Al momento non è stata diffusa una nota ufficiale sul suo quadro clinico, e questo silenzio ha acceso la preoccupazione della famiglia e dei fan. Chi frequenta Erkan da vicino racconta che nelle ultime settimane il suo livello di stress era visibile, come se avvertisse l'ombra di qualcosa di imminente. Gli amici, con voce rotta dall'emozione, confidano: Erkan è distrutto dalla situazione di Azal. Non la lascia un secondo, è sempre in ospedale, anche quando i medici invitano a riposare. È lo stesso Erkan che fino a poco tempo fa mostrava sui social un'energia luminosa, ironia e sorrisi, e che ora ha scelto il silenzio, come se ogni parola fosse di troppo. Azal Suba, intanto, era stata protagonista delle cronache per i suoi nuovi progetti e per un'agenda fitta di impegni. Un periodo d'oro dal punto di vista professionale che aveva acceso l'entusiasmo dei sostenitori. Poi, all'improvviso, questa notizia che ha gelato gli animi. La domanda che rimbalza ovunque è semplice e tragica: come sta davvero Azal? Le fonti del settore, con cautela, ripetono che Erkan le è accanto senza sosta, offrendo un sostegno incondizionato durante le cure. Sui social la notizia è diventata una miccia emotiva. C'è chi prega, chi scrive messaggi di incoraggiamento, chi si presenta davanti all'ospedale solo per lasciarle un fiore, un biglietto, un segno concreto di vicinanza. Alcuni fan raccontano di aver incrociato Erkan nei corridoi, sempre discreto, lo sguardo attento a ogni minimo movimento. Il loro affetto non è una semplice ondata, è una marea che cresce, con toni composti e profondi. Persone vicine alla coppia parlano di un unico obiettivo: rimanere calmi, proteggere il loro tempo e superare questa fase nel modo più sano possibile. Non desiderano clamore, né telecamere puntate su ogni attimo. Preferiscono fare un passo indietro rispetto ai riflettori e affidarsi ai medici, alla famiglia, a un cerchio ristretto di amici. Eppure, nonostante questa scelta di discrezione, il mondo dello spettacolo ha fatto sentire la propria voce. Colleghi, registi, volti noti hanno inviato messaggi di sostegno e disponibilità. Si attende una comunicazione ufficiale sullo stato di Azal nei prossimi giorni. Intanto, la dedizione di Erkan non è passata inosservata, la sua presenza continua, la capacità di trasformare l'ansia in cura, le rinunce, le notti insonni. In un'epoca in cui tutto corre veloce, quel suo restare fermo accanto a lei ha colpito il cuore di molti. C'è chi sussurra che proprio ora si veda la sostanza dei loro sentimenti. Le indiscrezioni non si fermano. Dalla sera in cui Azal è entrata in terapia intensiva, Erkan avrebbe dormito pochissimo. Tra una visita e l'altra, si sarebbe diviso solo per brevi momenti tra casa e ospedale, giusto il necessario per cambiarsi, per fare una doccia, e poi di nuovo lì, vicino a lei. Si mormora anche di proposte professionali lasciate in sospeso o rifiutate senza esitazione, perché l'unica priorità, oggi, è Azal. Mentre l'incertezza continua, un motto nato spontaneamente tra i fan è diventato virale. Azal Suba sta meglio. Queste parole, rilanciate ovunque, hanno assunto la forza di un augurio collettivo, un abbraccio digitale che cerca di tenere alto il morale. Migliaia di persone hanno scritto messaggi e inviato composizioni floreali all'ospedale, come se ogni petalo potesse alleggerire il peso. E in questa continua veglia emotiva, Erkan non è solo. Amici fraterni e alcuni volti celebri lo stanno sostenendo senza clamore, con telefonate, visite riservate, piccoli gesti che sommano una grande forza. Dalle stanze della clinica trapelano notizie con il contagocce: la condizione di Azal sarebbe critica ma stabile. I medici lavorano con attenzione e prudenza, seguendo protocolli precisi e, dicono,
riscontrando una reattività che lascia spazio a una cauta speranza. Qualcuno riferisce che la presenza costante di Erkan, la sua voce pacata, il tocco rassicurante della mano, abbiano un effetto percepibile sull'umore di Azal. Un'equipe concentrata sul quadro clinico e un uomo innamorato che difende ogni sussurro di serenità. Ecco la fotografia che circola, frammentaria ma potente. Un messaggio, attribuito all'entourage della coppia, ha cercato di riportare ordine tra le tante ricostruzioni. Saremo al fianco di Erkan finché Azal non sarà completamente ristabilita. Molto di ciò che è stato scritto non corrisponde al vero. Parole secche, quasi un richiamo alla responsabilità. Eppure, fra i giovanissimi, l'onda emotiva non si placa. Nei commenti si leggono dichiarazioni che sembrano lettere aperte. C'è chi scrive che sostenersi nei giorni bui è la misura autentica dell'amore. Chi vede nella tenacia di Erkan la prova più limpida di un legame che non ha bisogno di proclami. Un chiarimento ufficiale è atteso a breve. Ma appare certo che la devozione mostrata da Erkan in questo passaggio rimarrà a lungo materia di discussione. Come spesso accade, accanto alla sofferenza reale si accende il fascino indiscreto della curiosità, e non mancano teorie e supposizioni. Una voce, in particolare, circola con insistenza. Da quando Azal è stata ricoverata, Erkan avrebbe messo in pausa non solo i progetti lavorativi, ma anche ogni svago, ogni abitudine che non fosse compatibile con il suo ruolo di presenza costante. Si nota la sua assenza dalle piattaforme digitali, un silenzio che pesa, considerando il rapporto diretto che ha sempre mantenuto con i fan. Chi lo conosce bene racconta, quando è con Azal, non pensa ad altro. Ascolta ogni consiglio dei medici, le parla con calma, le racconta il mondo là fuori, come se volesse portarglielo accanto. Intanto, il dibattito tra gli addetti ai lavori si alimenta. C'è chi sostiene che la situazione sia più complessa di quanto si lasci intendere, e chi invita a non amplificare la paura. In un punto, però, le opinioni convergono. L'impegno di Erkan, la sua lealtà, l'immagine di lui piegato sul letto d'ospedale a cercare gli occhi di Azal, hanno catturato l'attenzione del pubblico. Le iniziative di supporto non mancano. Campagne spontanee online, messaggi spediti da ogni angolo del paese, album di fotografie che ricordano i momenti più belli della coppia, come se rievocare la luce fosse già un modo per vincere il buio. Secondo fonti vicine all'ambiente, amici stretti di Erkan e Azal si stanno alternando per alleggerire la pressione, organizzando il flusso delle visite, filtrando chiamate, occupandosi delle incombenze quotidiane che in questi giorni diventano montagne. Si bisbiglia che lo stato di Azal sia sotto controllo, ma che i medici abbiano indicato la necessità di restare in terapia intensiva ancora per alcune settimane, una prescrizione rigorosa, pensata per garantire una piena ripresa. Questa prospettiva, naturalmente, pesa su Erkan. Ma chi lo ha visto in ospedale descrive una compostezza che ha il sapore della forza silenziosa. Cammina piano, parla a bassa voce, ringrazia lo staff, sdrammatizza con discrezione per strappare a Azal un accenno di sorriso. È un equilibrio difficile, quello tra paura e speranza, eppure lui sembra averci trovato un passo tutto suo. È per questo che la storia di Erkan, innamorato e inflessibile proprio quando sarebbe più facile crollare, sta diventando un vero simbolo per tanti. Le ore di attesa scorrono lente. E proprio nelle notti infinite, dicono, Erkan scivola in una routine invisibile, rimane in reparto fin quasi all'alba, si addormenta seduto accanto al letto, si sveglia al minimo rumore. Gli amici, quasi con stupore, commentano, ormai non è solo un attore, è il custode di Azal. Fa l'impossibile per tenerle alto il morale. E questa dedizione, in un'epoca distratta, scuote le corde della sensibilità comune, soprattutto tra i più giovani che leggono in questa fedeltà una promessa che va oltre i riflettori. Nel frattempo, circolano racconti di visite riservate da parte di alcuni volti noti, ingressi discreti, niente annunci, niente scatti divulgati. Sarebbero passaggi brevi, rispettosi, per non violare il perimetro di privacy che la coppia ha cercato di tracciare. Nessuno vuole trasformare un reparto d'ospedale in un palcoscenico.
E mentre i riflettori provano a insinuarsi, Erkan sembra stendere una mano e spegnerli, difendendo il silenzio come si difende una ferita. Arriviamo alla fine del nostro racconto. Continueremo a seguire ogni sviluppo con attenzione, aspettando la nota ufficiale che tutti desiderano leggere. Per ora resta l'immagine più forte, un uomo che non arretra e una donna che, nonostante tutto, continua a lottare. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividetelo con chi vuole capire, davvero, cosa significhi esserci l'uno per l'altra. A presto!